Ciao a tutti e benvenuti in questo canale, sono D'Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio parlarvi della lavastoviglie che perde acqua e che perde acqua da sotto la porta. Prima di iniziare, per favore, vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Quello che state vedendo in questo momento è il basamento di una lavastoviglie. Questo basamento serve per la raccolta dell'acqua in caso di perdita. Su questo basamento è appoggiato un galleggiante, quello che vedete in questo momento che sto muovendo. Cosa succede? Quando si crea una perdita di acqua, voi l'acqua neanche la vedete per terra, perché quest'acqua viene raccolta da questo basamento, che è una sorta di recipiente. Questo galleggiante si solleva e la lavastoviglie si blocca o va in allarme. Questo per farvi capire che se trovate dell'acqua per terra è molto probabile che quest'acqua non arrivi da dei componenti importanti della lavastoviglie. Adesso andiamo a vedere insieme da dove può perdere quando trovate l'acqua sul pavimento. La prima cosa da chiedersi quando trovate l'acqua sul pavimento è se perde anche quando la lavastoviglie è spenta, cioè non la state usando e trovate comunque l'acqua sul pavimento. Allora in quel caso lì la prima cosa da fare è quella di chiudere il rubinetto dell'acqua e verificare se anche così perde acqua da spenta. Se avete verificato che chiudendo il rubinetto dell'acqua la lavastoviglie non perde più da spenta, cioè senza utilizzarla, allora è molto probabile che ci sia una perdita dal tubo di carico. Il tubo di carico può perdere da diversi punti. In genere perde dal collegamento qui, quindi ci sarà da sostituire la guarnizione e dopo vedremo come si fa, ma nei casi più rari a volte può capitare che perda dal rubinetto, cioè in sostanza si forma un rigagnolo d'acqua che scende da sotto la manopola, proprio in questo punto qui sotto, scende piano piano giù e va a ristagnare qui intorno. Quindi a voi vi darà l'impressione che sia il tubo di carico che perda, no? Dal collegamento qui, ma in realtà perde da qui sotto, quindi fate molta attenzione a questa cosa. Ripeto, è raro, ma può capitare. A volte potrebbero crearsi delle perdite anche dai raccordi che collegano la prolunga del tubo di carico al tubo di carico originale. Fate molta attenzione a non comprare raccordi di plastica, ma utilizzate sempre raccordi in metallo, che sono più sicuri. Una micro perdita dal raccordo o dal collegamento del tubo di carico al rubinetto per pendenza può arrivare fino alla lavastoviglie e farvi credere che sia la lavastoviglie stessa a perdere. Qui siamo sul retro della lavastoviglie, dove è collegata l'altra estremità del tubo di carico e anche da qui si può creare una perdita. Non tutte le lavastoviglie hanno il tubo di carico che si collega dietro. In alcuni casi, nei modelli più recenti, il tubo di carico è collegato direttamente all'interno. Allora in quel caso lì non dovete controllarlo, perché è impossibile che ci sia una perdita, proprio per il fatto che non c'è nessun collegamento esterno. Comunque nel caso verificate una perdita in una delle due estremità, la prima cosa da fare è quella di o stringere il tubo perché magari non è stretto bene, quindi è allentato, o ci sarà da sostituire la guarnizione interna. E adesso vediamo come. Con il rubinetto di carico chiuso svitiamo la ghiera che collega il tubo di carico. Svitiamo la ghiera in senso antiorario. Se non riusciamo con le mani possiamo utilizzare una pinza a pappagallo. Ok, a questo punto possiamo sostituire questa guarnizione. Con un cacciavite a taglio molto fine inseriamo il cacciavite qui sotto e estraiamo la guarnizione. Ok? E la cambiamo con una nuova, quindi la inseriamo e la spingiamo dentro in questo modo, spingendo la guarnizione per tutta la circonferenza del raccordo. A questo punto possiamo riavvitare il tubo di carico all'elettrovalvola,
appoggiando, cercando di rimanere dritti, altrimenti la avvitate male. Avvitiamo così semplicemente. Se vedete che fate molta fatica già dall'inizio è molto probabile che l'avete puntata su male, quindi risvitate e riprovate. A questo punto potete stringere utilizzando un pappagallo o semplicemente con le mani. Se volete essere più sicuri potete usare uno straccio per avere una migliore presa. Se invece la lavastoviglie perde acqua mentre sta funzionando e non quando è spenta, è molto probabile che ci sia un problema nell'impianto di scarico. E adesso andiamo a verificarlo. In questo caso dovete avviare la lavastoviglie e aspettare che inizi la fase di scarico. Molte volte si può formare un rigagnolo di acqua proprio dal tubo di scarico, quindi dal sifone collegato innestato nel muro. Questo può succedere che nel tempo si sfili un pochino, in questo modo qui. Quindi in questo caso vi basterà controllarlo spingendolo così. Tante volte, come dicevo prima, può formarsi un rigagnolo di acqua qui fine fine e non lo vedete sempre, anzi a volte potrebbe farlo anche o solo quando la lavastoviglie è arrivata in temperatura. Quindi la perdita d'acqua potrebbe crearsi alla fine del lavaggio, quando ormai le plastiche si sono un po' dilatate e quindi questa perdita diventa più visibile. Quindi si forma un rigagnolo d'acqua qui che scende e per pendenza va a finire vicino alla lavastoviglie. Quindi sarebbe il caso di controllare un po' tutte le ghiere e stringerle un po' tutte quante, come sto facendo io in questo caso, e spingere il sifone dentro al muro. Molto importante anche quello di controllare il tubo di scarico collegato dietro alla lavastoviglie, soprattutto quando la perdita si crea alla fine del lavaggio, quando la temperatura dell'acqua è più calda. Mi capita spesso, andando a fare assistenza a domicilio, di trovare questi tubi con dei taglietti proprio in questa parte qui, o anche molto vicino all'aggiuntura. Il problema cos'è? Che magari non li vedete, cioè se voi fate scaricare la lavastoviglie non vedete questi taglietti e non vedete neanche la perdita di acqua. Però se muovete il tubo in questo modo mentre sta scaricando, potreste vedere dell'acqua fuoriuscire. Proprio per la forma che ha questo tubo, capita spesso che questi taglietti si chiudano e poi muovendo il tubo così si riaprano e vedrete uscire dell'acqua. Qui non c'è nessun collegamento che si avvita o si svita, cioè il tubo di scarico è inserito direttamente dentro. Se siete iscritti a questo canale sapete già dove trovare il video che vi spiega come sostituire questo tubo. Un altro caso in cui la lavastoviglie può perdere acqua è quando vedete proprio scendere giù l'acqua da sotto la porta. Allora, qui bisogna fare molta attenzione, non bisogna confondere due problemi che possono sembrare uguali, ma in realtà sono diversi. Se vedete scendere giù l'acqua dagli angoli qui e solo dagli angoli qui e qui, allora molto probabilmente c'è un problema di guarnizione perimetrale. Io ho già fatto un video, quindi se siete iscritti al canale entrate nel canale e trovate il video che spiega come e perché sostituire la guarnizione perimetrale della lavastoviglie. Diversamente, se invece vedete dell'acqua scendere proprio da qui sotto, allora in questo caso qui è molto probabile che ci sia un problema sui mulinelli o sul livello dell'acqua. E adesso vi spiego perché. C'è da sapere che qui sotto, proprio sotto la porta, sotto il portellone, c'è una sorta di sfiato vapori. Voi pensate, se qui fosse chiuso ermeticamente, se tutta la lavastoviglie fosse chiusa ermeticamente, la porta dopo un po' si aprirebbe da sola, perché si creerebbe del vapore dentro che creerebbe una pressione tale da aprire la porta da sola. Quindi per forza di cose, da qualche parte, il vapore deve sfiatare. Quindi c'è una fessura qui sotto. La guarnizione che sentite qui sotto non serve per fare una chiusura ermetica, serve più che altro per gli schizzi e per non tagliarsi le dita contro la lamiera. Quindi non fate l'errore come fanno in molti che vedono l'acqua scendere giù dalla porta e cambiano la guarnizione qui sotto. Non serve a niente. Anche se è tagliata, consumata, potete lasciarla così. Cambiare quella guarnizione lì non serve a niente.
La perdita d'acqua qui sotto, cioè che cade giù dalla porta, si crea per colpa o del mulinello o del livello dell'acqua troppo alto. Allora, vedete questa riga qui? Questa serve per far capire che l'acqua non deve superare o può superare comunque di pochissimo questo livello qua. Se l'acqua è troppo alta, cioè se il livello dell'acqua è troppo alto, quando il mulinello gira, il mulinello spinge l'acqua formando una specie di onda che va a scavalcare il bordo qui sotto e vi farà trovare l'acqua per terra. Quindi è molto importante che l'acqua non superi questo livello. Se l'acqua supera questo livello di molto, allora lì in quel caso lì ci sarà da andare a lavorare sul sensore di livello o sulla pulizia del pozzetto, ma questo è un video che farò più avanti e vi spiegherò come si fa. Un'altra causa potrebbe essere invece solo il mulinello. Capita spesso di trovare dei mulinelli che sono aperti sulla giuntura. Come potete vedere, questo mulinello qui è composto da due parti assemblate insieme. Capita a volte che si aprano qua in mezzo, poi con l'acqua calda e l'acqua bollente si aprono ancora di più, e questo cosa fa? Quando gira l'acqua, anziché spruzzarla verso l'alto dai fori, la spruzza di taglio verso proprio la chiusura della porta, dove c'è la famosa guarnizione che vi dicevo prima, e quindi vi fa trovare l'acqua per terra. Altre volte può capitare che si rompe invece il mulinello in questa parte qui. Mi capita a volte di trovare delle crepe qui, in queste parti qui, e anche in questo caso qui l'acqua, anziché essere spruzzata verso l'alto, viene spruzzata di taglio. Nei modelli più recenti l'Electrolux ha adottato un sistema, ci sono una sorta di imbuti qui sotto, negli angoli. In sostanza l'acqua viene recuperata da questi imbuti, che poi tramite questi tubetti viene portata giù nel basamento per far sollevare il galleggiante. Quindi tante volte può capitare che ci sia l'acqua nel basamento qui sotto, ma che non ci sia nessun componente che perda. Semplicemente l'acqua è stata portata qui sotto da questi tubetti, quindi anziché l'acqua scendere giù dalla porta, viene recuperata e viene portata qui sotto, anche se in parte qualche gocciolino potrebbe comunque cadere da qua sotto.